Il nostro viaggio sulla Panamericana oggi è giunto a un punto cruciale. Dopo circa 4 mesi dal nostro ritorno a Panama siamo arrivati nella città di Cali, ultima grande città del nostro recorrido colombiano. Possiamo dire che in questi mesi abbiamo socializzato più di quanto si faccia al liceo, provato quasi ogni giorno un sapore differente e sicuramente visitato la Colombia più di un colombiano. Fino ad ora abbiamo macinato quasi 4.000 km, all'invidiabile media di 33 km/h, praticamente come girare nel centro di Roma, ma siamo convinti che quello che ci aspetterà nella prossima tappa abbasserà ulteriormente questa cifra. Siamo Carlo e Serena ed agosto 2019 percorriamo la Panamericana con Nirvan, un piccolo camper realizzato da noi e spedito dall'Italia al Canada, e da qualche mese ci troviamo in Sud America. Buongiorno! Buongiorno da Cali, siamo pronti. Ieri abbiamo mangiato e basta, alla fine niente salsa, quindi ci riproveremo oggi. Adesso andiamo a fare un giro, siamo in un bel quartiere vicino al centro. Abbiamo conosciuto un signore qua della casa a fianco che ci darà un'occhiata al van. Lui pensava fosse un veicolo militare, quindi è rimasto sorpreso. E ha delle macchine bellissime, tra l'altro una italiana. Adesso vi facciamo vedere. Questa è la zona dove abbiamo parcheggiato oggi, un quartiere residenziale di Cali. E questo è lo street parking praticamente, oggi proprio qui nel meglio della calle. E queste sono le auto del signore che ci darà un occhio al nostro van. E lì c'è anche una Fiat Topolino. E questa è un'auto del 47, importata dagli Stati Uniti. Bene Nirvan, fai il bravo, ci vediamo dopo. Ci siamo fermati alla chiesa di Sant'Antonio perché stanno facendo una performance dei ragazzi di ballo e abbiamo assistito allo spettacolo con i vestiti tipici, molto bello. Qua c'è un bel parco. E ora continueremo il nostro giro. Qua abbiamo adocchiato qualcosa di interessante. Hola, Hola, buenos días. sono naturali, sì, di frutta. Quanto sale uno? Uno vale 5 y hay maracuyazo también. Uno de maracuyá, por favor. Es un granizado? Granizado, un raspado. Ok, un raspado, sì, sì, sì. Adesso ci prepara questa granita in questo marchingegno che prima pressa e poi ruota una manovella e il ghiaccio si trita. Le pone frutos rojos. Uva, mora y fresa en almíbar. Añadimos hielo raspado, limón, Wow, che ricco. más granizado de hielo. Es un'opera d'arte esta, eh? Lo dejamos como un Sì, sì, sì. piña. Oh. Guardate che bello. Yummy. Ci voleva con questo caldo. E ha pure aggiunto un po' di maracuyà in cima, quindi veramente completo. Costo? Costa un euro e qualcosa. Forse abbiamo trovato l'albero con più radici al mondo. Incredibile. Guardate che roba. C'è una collina soltanto delle sue radici. E anche il tronco è fatto da questi bellissimi rami. Questa è una zuppa tipica della Colombia. Abbiamo qui un succo. Di che cos'è questo succo? Non si sa. Non lo so, ma è molto buono. ¿Qué es esto? Son
el chuzo mixto. Pollo, cerdo, costilla ahumada. Eso viene con arepa o papa. Bellissima questa insegna di questo parchiadero che ha dipinto i cactus e ha fatto anche dei fumetti, e poi ci sono anche i cactus piantati qua. Questa è la via degli shooting, praticamente si fanno foto ovunque sfruttando i murales. Ottima iniziativa della Polizia del Turismo, che ha allestito una piccola biblioteca qui in questa zona del parco. Esa es la salsa caleña. Sí. Bueno, sí. Eso. Bravo! Gracias. Camina. Rico, rico, rico. Y como dice mi coro que sigue ahí. Escucha mi salsa buena. In realtà noi siamo venuti a Cali anche per un altro motivo, perché il permesso del nostro van sta per scadere e quindi stiamo completando tutte le pratiche burocratiche qui nell'Agenzia delle Entrate per ottenere un altro po' di tempo, perché ci mancano ancora un po' di cose da vedere. Adesso, dopo 3 giorni di contatti e iter burocratici, finalmente incontriamo l'ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, perché deve controllarci il van per rilasciarci il permesso, se no, se scade e noi non abbiamo il permesso, non è che ci cacciano, ma il nostro mezzo diventa proprietà dello Stato della Colombia, quindi noi vogliamo evitare questo. Adesso andiamo in questo deposito, mi ha appena mandato la posizione e raggiungiamo. La burocrazia è un ottimo esercizio per la mente. Questa volta dovevamo raggiungere l'ufficiale doganale in un'agenzia di spedizioni internazionali per rinnovare il permesso di importazione del nostro camper. Eccoci arrivati. Vediamo un po' che ci dice. E secondo voi potevano mancare i consigli su dove e come ballare la salsa? Ovviamente no. Ecco il posto per la notte, adesso ha iniziato a piovere, quindi è meglio entrare nel van con vista bellissima, e qua c'è il benzinaio. Io comunque entro che piove. Visto che abbiamo problemi con la guarnizione della nostra macchinetta del caffè, abbiamo deciso di far colazione fuori qui al distributore di benzina dove ci siamo parcheggiati per la notte, e guardate cosa ci è arrivato. Allora, questo è formaggio paisa, possiamo dire, cioccolata calda, e questo è un panino. Pane E qua per me c'è una tazza enorme di caffè che mi sveglierà tantissimo. Huevo pericos, arepa, una gemma di arepa. E poi quintali di riso, mamma mia. non sono pronta per questa colazione. E l'imprescindibile banana fritta.
E c'è da dire che abbiamo saltato anche il caldo, che sarebbe la zuppa, perché ci sembrava un po' troppo. Quella lì è la carretera panamericana. Ci siamo tornati. Yo quiero disfrutar, que va a suceder hacer, dejando sin pensar como Oggi ci siamo fermati attratti da questo bellissimo paesino che si chiama Silvia, come il nome proprio di persona. È bellissimo perché è incastonato tra le montagne della Valle del Cauca, fa anche un po' freschetto, siamo a 2500 metri. Questo è il parco principale. È un paesino abitato da indigeni, i Misak. Questa mattina sono andata a conoscere un po' la loro cultura, non ho fatto video perché non si poteva, e mi hanno fatto vedere come si vestono con una mantella tradizionale per le donne di colore blu che simboleggia aria e acqua, e sotto ne hanno una viola che simboleggia il sangue, quindi rispetto per gli antenati. Anche loro hanno tradizioni simili a quelle degli altri popoli indigeni che abbiamo conosciuto. È bello perché portano un po' di colore, sono tutti vestiti colorati, hanno questi cappelli molto particolari, o di paglia, molto piatti, oppure delle specie di bombette nere che sembrano inglesi. Allora, in questo posto dove siamo capitati fanno il provolone, incredibile. E dicono che giustamente è un formaggio italiano. Io chiedo il provolone però. Un provolone, sì. Ovviamente lo compriamo. La nostra cena di oggi, il bel provolone. ¿Y cómo llegó aquí la tradición del provolone? ¿Quién la llevó? Es una cooperativa indígena, Ah, sí. se llama Pitayó, es indígena. Ajá. Y ellos hacen cursos en el extranjero y aprenden técnicas. Wow. Ah, questo è il dulce de leche. Wow, Ah, gracias. ya. Él se vuelve loco por eso. Eso, la idea es que me compren los 2 libras. Sì, claro. Adesso va a passare. Oggi ci siamo rimessi in viaggio, ci tocca fare una strada meravigliosa perché passeremo per la prima volta le Ande su una strada di montagna. Non sappiamo in che condizioni sarà la strada, alcuni dicono che stanno facendo dei lavori, alcuni dicono che è un po' asfaltata. Adesso siamo già in marcia, stanotte abbiamo dormito sempre a Silvia, in un posto molto bello, praticamente sulle rive di un fiume, e sono rare quelle volte in cui possiamo appoggiare le ruote su un prato. Esperar un momentico, es que van a bajar esas para descargar abajo y ya pueden pasar, ¿vale? Ok. C'è praticamente la strada chiusa perché stanno facendo i lavori. Ci hanno chiesto gentilmente di far passare Las 3 volquetas de aquí para descargar. i camion per scaricare tutto. Ovviamente le moto possono passare perché sono piccole. In Colombia ci vuole davvero tanta pazienza sulle strade, per percorrere 30 km ci possono volere anche 3 ore. Eccoci qua, dopo mezz'ora si passa. Qui la strada è messa ancora malino, infatti è ancora tutta terra. Qua ci sono tutte le macchine che stanno lavorando ed è tutto fango. Continuiamo, sembra più una strada da 4x4.
momento segna una quota di 3200 metri e si continua a salire. Il paesaggio è qualcosa di stupendo. E se pensiamo che in Italia a questa quota solitamente c'è già la neve, qui ci abitano, ci sono le case e soprattutto ci sono gli alberi e si coltivano verdure di ogni tipo. Siamo nel punto più alto di questa strada, circa 3300 metri, e abbiamo notato qualcosa di particolare. Praticamente ci sono queste piante che nascono in alta montagna qui. Tutte le cime che si vedono sono sui 4000 metri. Qui c'è il nostro van parcheggiato. E ci sono queste piante davvero strane, non sono dei cactus, ma hanno tipo delle foglie sempre verdi in cima e poi queste appassiscono e danno questa forma che ricorda vagamente un kebab. E lì ne è pieno. Questa strada è davvero piena di lavori in corso. Grazie. Lavori in corso, strade sterrate, fango e corsie a senso alternato. Ci mettiamo davvero 3 ore per percorrere 40 km. Onore al piccolo Ducato che quest'anno diventa maggiorenne sulle Ande. Qui si striscia tutto. Siamo finalmente arrivati a Inza, un piccolo pueblito incastonato tra le montagne.